Gli archeologi non si trovano sempre di fronte a scoperte ordinarie, a volte si imbattono in cose che sono piuttosto sconcertanti. Ecco a voi le 10 scoperte più sensazionali che devono ancora essere adeguatamente esplorate. Mi chiamo Sam e sono della IntTech. Prima di iniziare vorrei aggiungere che sul nostro canale troverai tanti altri video molto interessanti. Iscriviti magari per non perdere il prossimo episodio. Hi, thanks for watching InnerTech. Numero 10. Il monumento di Yonaguni in Giappone, noto anche come unità Yonaguni Island. Le rovine sottomarine sono una formazione rocciosa sommersa al largo della costa di Yonaguni. Si trova a circa 100 km a est del Taiwan, scoperto dall'istruttore subacqueo Hu Chin, dopo essersi immerso nell'acqua al largo della costa giapponese dell'isola di Yona. Nel 1986 il mistero sottomarino irrisolto divenne noto come l'Atlantide giapponese. Una serie di monoliti su fianco di una montagna giaceva a 6 metri sotto la superficie dell'oceano. Le gigantesche formazioni rettangolari con angoli a 90 gradi sorprendentemente perfetti, pareti dritti, gradini e colonne sono ritenute i resti di un'antica città, affondata a causa di eventi sismici migliaia di anni fa. Nessuno sa per certo se fosse solo un gigantesco pezzo di roccia sott'acqua, ma ci sono tutti i tipi di dettagli che potrebbero indicare l'influenza umana. Ci sono un paio di pilastri, una colonna di pietra, un muro largo, una strada e una piattaforma a forma di stella. Nessuno è veramente sicuro di cosa sia il monumento di Yonaguni e da dove provenga. Facci sapere in un commento cosa pensi che sia questa struttura. Numero 9. L'obelisco incompiuto. È il più grande obelisco antico che si trova nella regione settentrionale delle cave di pietra a Oswald nell'antico Egitto, ed è più alto di qualsiasi obelisco conosciuto mai sollevato. La sua creazione fu ordinata nel 1458 a.C., forse per complimentarsi con quello che sarebbe poi stato conosciuto come quest'ultimo, che era originariamente a Karnak e fu successivamente portato nel Palazzo Lateranense di Roma. L'obelisco è quasi un terzo più grande di qualsiasi antico obelisco egizio. Finito avrebbe misurato circa 42 metri e avrebbe pesato circa 1200 tonnellate, un peso pari a circa 200 elefanti africani. Il lavoro sull'obelisco era stato abbandonato a causa di crepe chiaramente visibili. La base dell'obelisco è stata scoperta nel 2005 presso le cave di Oswald. Tutte queste cave di Oswald e gli oggetti incompiuti sono un museo a cielo aperto e sono ufficialmente protetti dal governo egiziano come sito archeologico. Numero 8. Le sfere di pietra della Costa Rica sono ancora considerate uno dei misteri archeologici irrisolti del mondo. Le pietre sferiche, quasi impeccabili, sono state trovate per la prima volta nella Costa Rica negli anni 30. Avevano dimensioni variabili e un peso di 16 tonnellate. Gli scienziati non sono sicuri di chi li abbia fatti, quanti anni abbiano o quale scopo avrebbero potuto avere. Altre centinaia sono state scoperte in tutto il paese, con dimensioni che vanno da pochi centimetri a oltre 2 metri di diametro. Le sfere hanno suscitato numerosi miti e speculazioni. Gli scienziati non sanno ancora con certezza quale potrebbe essere lo scopo di queste misteriose sfere levigate. Una collezione ora risiede nel cortile del Museo Nazionale della Costa Rica a San José. Numero 7. La pietra misteriosa. Nel 1872 la storia racconta che un lavoratore sta scavando un buco per un palo di recinzione, vicino al lago di Winnipesaukee, nella parte centrale di questo stato della Nuova Inghilterra, trovando un pezzo di argilla che sembrava fuori posto. C'era qualcosa dentro, una pietra scura a forma di uovo dell'aspetto strano con una faccia. E così emergono molte domande.
Fino ad oggi nessuno è stato in grado di dirlo con certezza e l'oggetto è diventato noto come la pietra misteriosa. Nella terra di Seneca, un uomo d'affari locale che ha assunto i lavoratori è stata accreditata per la scoperta. La pietra, circondata da specchi che mostrano i suoi simboli, è esposta nel museo del New Hampshire, dove è stata esposta l'ultima volta nel 1996. Tutti i simboli sulla pietra lunga 4 pollici sono aperti all'interpretazione. Su un lato sembra che abbia delle frecce invertite, una luna e su alcuni punti una spirale. Un altro lato mostra la spiga di grano e un cerchio depresso con 3 figure, una delle quali sembra un cervo. Ma chi l'ha fatto questa pietra e perché? Quanti anni aveva? Come è stato scolpito? Beh, se ne sai qualcosa, lascia un commento. Numero 6. L'artiglio di dinosauro. Nel 1986 un gruppo di archeologi hanno scoperto un enorme artiglio di dinosauro, mentre stavano scavando sul monte Oven in Nuova Zelanda. L'artiglio era ancora intatto, muscoli e pelle attaccati ancora adesso. Più tardi gli esperti hanno confermato che il piede era di un uccello ormai estinto. La specie è scomparsa circa 2000 anni fa. I moa erano enormi uccelli che misuravano fino a 4 metri di altezza e 250 kg di peso. Sfortunatamente furono cacciati fino all'estinzione dai nostri primi antenati. Numero 5. Le linee di Nazca, Perù. L'insolita formazione di linee bianche che può essere vista e apprezzata solo dal cielo. Rimane uno dei più grandi enigmi del mondo. Lo scopo di questi elementi, simboli strani, strutture vegetali, immagini di uccelli e animali irriconoscibili inciso su una scala gigante è ancora sconosciuto. Gli scienziati hanno stimato che le linee furono create dagli indiani della Nazca tra il 500 a.C. e il 780, il che significa che questi disegni antichi rimangono intatti per oltre 2500 anni. I fan delle teorie della cospirazione credevano che le linee del deserto della Nazca fossero state create come un enorme aeroporto per gli alieni. Le linee di Nazca sono state chiamate l'ottava meraviglia del mondo. Spesso si formano in uno degli oltre 300 diversi motivi geometrici, tra cui 70 forme di animali e piante. Forse l'attacco più noto e intrigante è quello di una figura umanoide soprannominata l'astronauta. Facci sapere nei commenti cosa ne pensi siano queste linee di Nazca. Numero 4. Cubo di Salisburgo, Austria. È un piccolo cubo di ferro massiccio che fu trovato sepolto nella lignite in Austria nel 1885. Pesa 785 grammi. 4 dei suoi lati sono approssimativamente piatti, mentre i 2 lati rimanenti opposti l'uno all'altro sono convessi di una scanalatura abbastanza profonda che viene incisa attorno all'oggetto a circa metà della sua altezza. In realtà non è un cubo appropriato, ma piuttosto una tubazione parallela. Originariamente è stato identificato dagli scienziati come di origine di un meteorite. Numero 3. Il Göbekli Tepe, in Turchia. La Turchia ha riscritto la storia antica della civiltà da quando gli scavi sono iniziati nel 1995. La scoperta ha cambiato il modo in cui gli archeologi pensano al Neolitico e alle origini dell'umanità. Gli scienziati hanno scavato strutture circolari con pietre riccamente scolpite e pilastri distintivi, che hanno più di 12.000 anni. Questa significativa scoperta deve ancora essere approfondita e spiegata. Numero 2. Il manoscritto Voynich. Il manoscritto prende il nome del viaggio di Wilford, del commerciante di libri che acquistò il misterioso codice nel lontano 1912. Nessuno può identificare la persona dietro il manufatto scritto a mano, che è scritto in una lingua sconosciuta. Oltre al testo illeggibile è adornato con illustrazioni di piante e oggetti non identificabili.
Naturalmente il manoscritto è diventato una fonte di teorie cospirative in costante evoluzione. Tuttavia, scrivere 240 pagine di testi utilizzando un elaborato sistema scientifico potrebbe essere troppo anche per un burlone. L'ultimo afferma che è stato creato come un sofisticato scherzo pratico. Numero 1. Tombe misteriose. Gli archeologi hanno rivelato i resti di uno scheletro infantile del XIII secolo, che hanno trovato sotto un cavallo e molti altri animali. Quella scoperta è stata fatta nel 2017 durante i normali lavori di riabilitazione urbana vicino alla chiesa locale. Siamo rimasti sorpresi di trovare uno scheletro di un bambino sotto un cavallo insieme a molti altri animali. Sebbene siano ancora oggetto di indagine, i ricercatori ritengono che le armi nella fossa potrebbero suggerire che la morte del bambino fosse un danno collaterale della violenza durante la riconquista dei Silfidi e che non fosse stata presa alcuna cura seppellendo il corpo. Questa insolita varietà di animali accatastati è ciò che rende questa scoperta bizzarra, e lo scheletro del bambino scartato insieme a questi lo rende più scioccante. La verità è che nel corso della nostra storia ci sono state cause di grande brutalità, che possono essere rivelate solo attraverso l'archeologia. Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento, condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.